Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Siamo Alessia e Giovanni e oggi parliamo di qualcosa che tutti usano ogni giorno, ma spesso senza accorgersene davvero. Verbi, sì, proprio quelli. Ma non qualsiasi verbi, quelli che ti servono davvero quando parli con un amico, fai la spesa o racconti cosa hai fatto ieri. Perché sai una cosa? A volte impariamo centinaia di parole, ma se non padroneggi i verbi giusti, il discorso non parte. Esatto. Oggi non parleremo di verbi rari o poetici. Parleremo di quelli che senti nei bar, al telefono, tra colleghi. Quelli che fanno sembrare naturale il tuo italiano. Niente grammatica noiosa, niente liste infinite, solo pratica, esempi reali e consigli per usarli con sicurezza. Pronti? Partiamo! Ah, dimenticavamo una cosa importante. Nella descrizione del podcast troverai un PDF gratuito con una scheda di lavoro scaricabile, perfetta per prendere appunti, fare gli esercizi e ripassare i verbi che affronteremo oggi. Scaricalo e seguici passo dopo passo. La verità è che tanti pensano che parlare bene italiano significhi usare parole difficili, frasi lunghe, un tono quasi teatrale, come se ogni volta che apri bocca devi impressionare qualcuno. E invece no. Spesso più parli in modo elaborato, meno suoni naturale. Gli italiani veri, quelli del bar sotto casa, della fermata dell'autobus, del pranzo in famiglia, non cercano l'effetto speciale, vogliono capirsi, velocemente, con chiarezza, senza sforzo. Ed è proprio lì che fai la differenza. Non con i vocaboli rari, ma con i verbi giusti al momento giusto. Quelli che non noti nemmeno quando li senti, perché sono nell'aria, fanno parte del respiro della lingua. Prendi fare. Lo dici 100 volte al giorno e non ci pensi mai. Non è un verbo che ti colpisce, non ha fascino. Ma provaci a vivere una giornata senza di lui. Faccio la doccia, faccio colazione, faccio tardi, faccio uno squillo. Sparisci dal mondo reale. E non è solo azione fisica. Fare si infila dappertutto. Mi fa piacere, mi fa ridere, mi fa arrabbiare. Non sta succedendo niente di concreto, ma il verbo c'è lo stesso. È lui che trasmette l'effetto, la reazione. Funziona come contenitore vuoto che prende forma da quello che gli metti accanto. Fare una promessa, fare rumore, fare attenzione, fare un errore. Cambia significato ogni volta, ma il verbo resta uguale. E tu lo usi senza doverci pensare. Stessa cosa con andare. Non parla solo di spostamenti. Quando chiedi come va, non stai chiedendo se la persona si sta muovendo. Vuoi sapere come va la vita, il lavoro, la giornata. È un modo per misurare il flusso delle cose. E poi c'è il futuro colloquiale. Vado a mangiare, vado a vedere, vado a letto. Non è un piano per domani. È qualcosa che succede subito. In inglese diresti I'm going to eat. Ma in italiano è molto più diretto, più immediato. Il movimento verso l'azione è già parte dell'azione. E avere non serve solo per possedere qualcosa, serve per le sensazioni. Ho fame, ho sete, ho freddo, ho sonno, ho paura. Non sei fame, hai fame. Non sei paura, hai paura. È una visione diversa del corpo, delle emozioni. Sono cose che possiedi, che senti dentro. E se non lo sai, rischi di costruire frasi che, pur essendo comprensibili, suonano stonate. Sono fame? Lo capiscono, certo, ma ti segnano subito come straniero. Invece, ho bisogno, ho voglia, ho mal di testa. Queste sono strutture che gli italiani usano fin da piccoli senza pensarci. Poi ci sono verbi come dire. Non serve solo per riportare parole. È un collegamento. Ti dico una cosa. Non so cosa dire. Me l'ha detto ieri. Cioè, volevo dire, tiene insieme il discorso. Permette di correggersi, di aggiungere, di ripartire. E prendere? Sempre presente. Prendo un caffè, prendo il treno, prendo una decisione, prendo freddo, prendersela a male. Non è solo afferrare qualcosa con le mani, è assumere, ricevere, iniziare, subire. Ogni verbo che sembra semplice ha strati, a volte infiniti. E quando cominci a usarli non come traduzioni di parole inglesi, ma come blocchi naturali della lingua italiana, qualcosa cambia. Smetti di tradurre mentalmente. Cominci a pensare con l'italiano. Non serve conoscere 1000 verbi,
basta padroneggiarne pochi, davvero bene. Con fare, andare, avere, dire, prendere, dare, essere, mettere, puoi costruire il 90% delle frasi che dici ogni giorno. Sono come gli utensili in cucina. Il coltello, il cucchiaio, la padella. Non sono eleganti, non stanno in bella mostra, ma senza di loro non prepari niente. Cominciamo con il più presente di tutti, quello che respiri appena apri bocca. Fare. Non ha bisogno di presentazioni, eppure è proprio perché lo diamo per scontato che spesso lo usiamo male, senza capirne davvero la portata. Già, lo usi come se fosse neutro, trasparente, ma non lo è. È un verbo che si adatta a tutto, che prende forma da quello che viene dopo. Non dice mai molto da solo. Il suo potere sta in ciò che gli si attacca. Pensa quante volte al giorno dici faccio. Faccio colazione, faccio un caffè, faccio una telefonata, faccio tardi, faccio uno scherzo, faccio finta di niente. Cambia completamente significato ogni volta, ma il verbo resta uguale. E non puoi sostituirlo. Non dire effettuo una telefonata se parli con un amico. Sembra un robot. O peggio, sembra che stai leggendo un manuale tecnico. In contesti informali, fare è quasi sempre la scelta giusta. Attenzione però, non è questione di tradurre dall'inglese, perché lì usi take o do, ma in italiano devi imparare le combinazioni fisse. Fare shopping, fare attenzione, fare domande, fare rumore. Sono blocchi unici, non li costruisci sul momento. E se provi a cambiarli, suonano strani. Presto attenzione? No. Do attenzione? Neanche. Esiste solo fare attenzione. Così com'è, immobile. Deve diventare automatico. Altre lingue ti tentano a pensare che fare sia troppo generico, che dovresti usare qualcosa di più preciso. Ma in italiano succede il contrario. A volte è proprio la vaghezza che lo rende perfetto. Che cosa fai? Può essere lavoro, svago, niente. Non importa. Funziona. E poi c'è il lato emotivo. Mi fa ridere, mi fa arrabbiare, mi fa piacere. Non sei tu a ridere, è qualcosa fuori che ti fa ridere. L'azione parte dall'esterno e ti colpisce. È una visione diversa della causa ed effetto. Ed è qui che molti sbagliano. Cercano un verbo più specifico, più forte, ma non serve. Fa freddo non vuol dire che qualcuno sta producendo freddo. È una formula, una struttura, e funziona esattamente perché è vuota, riempita dal contesto. Oppure fare esperienza, fare progressi, fare uno sforzo. Non sono azioni fisiche, ma processi, interni, lunghi. Eppure usiamo lo stesso verbo che usiamo per fare un sandwich. È come se fare fosse il telaio su cui costruisci praticamente ogni attività umana, che tu stia lavorando, studiando, litigando, viaggiando, prima o poi entra in gioco. E quando vai oltre il presente, stesso discorso. Ho fatto colazione. Stavo facendo la doccia. Dovevi fare più attenzione. Il verbo regge ogni tempo, ogni sfumatura. Non si stanca mai. Prova a immaginare di toglierlo dal linguaggio quotidiano. Rimarresti muto o comunque spezzato. Dovresti cercare alternative complicate per dire cose semplici. Effettuare un'azione? Portare a termine un'attività? No, basta ho fatto. E non dimentichiamo i pronomi. Me lo faccio, gliela faccio vedere. Ce lo siamo fatti bastare. Quando ci metti dentro le particelle, diventa ancora più idiomatico, più vivo, più parlato. Ascolta un dialogo tra italiani, qualsiasi, al bar, in famiglia, al telefono. Conta quante volte appare fare o una sua forma. Non ci metterai molto a perdere il conto. Ecco perché non devi aver paura di ripeterlo. Non è noioso, non è segno di limitatezza. È segno che stai usando la lingua come la usano loro, senza forzature, senza artifici. L'importante è non usarlo dove non va,
Non dire faccio a scuola invece di vado a scuola. Non dire faccio una passeggiata. Meglio dire faccio una camminata o semplicemente passeggio. È un verbo potente, ma ha i suoi confini. Conosciuti quelli, puoi spingerti fino al limite senza cadere nel grottesco. Allora prova oggi. Scegli 5 momenti della tua giornata e descrivili solo con fare. Faccio la doccia, faccio ordine, faccio un errore, faccio uno scherzo, faccio pace. Vedrai quanto riesci a comunicare con una sola parola. Andare. Lo usi fin dal primo giorno che parli italiano. Vado a scuola, vado al lavoro, vado in vacanza. Sembra semplice, no? Movimento da un posto all'altro. Ma poi senti qualcuno dire «come va?» e non si sta muovendo nessuno. Ecco, quello è il punto. Andare non riguarda solo i piedi, riguarda lo stato delle cose, la direzione della vita. Quando chiedi «come va il lavoro?», non stai chiedendo dove va il tuo collega. Stai chiedendo se va bene, se va male, se va avanti o se si è bloccato. È un verbo che misura il flusso. Tutto va bene, la situazione va meglio, quest'anno non va proprio niente per il verso giusto. Non c'è un luogo fisico, c'è una condizione, un andamento, come se la realtà fosse una strada e tu guardassi se si procede senza intoppi. E funziona anche al negativo. Non mi va di uscire stasera. Non è che hai problemi con le scarpe, è che dentro di te qualcosa resiste. L'energia non c'è, il desiderio non parte. Non me la sento e non mi va sono quasi la stessa cosa, ma non mi va suona più quotidiano, più vero. Poi c'è il futuro colloquiale. Uno dei modi più comuni di esprimere ciò che farai tra poco. Vado a mangiare, vado a vedere cosa ha detto, vado a letto. Non è un piano per domani, è qualcosa che succede subito dopo. Un'intenzione imminente, in movimento. In inglese forse diresti I'm going to eat, ma in italiano non è una traduzione letterale, è un'abitudine linguistica. Il verbo andare diventa un segnale, sto per passare all'azione. È come se l'inizio del movimento fosse già parte dell'azione stessa. Ma attenzione, non puoi usarlo sempre. Se sei già a letto e stai per addormentarti, non dici vado a dormire. Suona strano. Diresti sto per dormire o semplicemente mi metto a dormire. Vado a letto, sì, va benissimo, ma dormire è uno stato che inizia, non un luogo dove vai. E poi ci sono le espressioni fisse, blocchi interi che devi imparare così come sono. Andare d'accordo, stare bene con qualcuno, andare a fuoco, bruciare, ma anche perdere il controllo. Andare a sbagliare, fare un errore, spesso per fretta. Non li costruisci sul momento, li assimili con l'ascolto. Oppure andare bene, andare male, andare veloce, andare piano. Sono accoppiate naturali, non devi pensarci. Vengono da sole quando parli. E se provi a sostituire andare con un altro verbo, la frase si spezza. Funzionare bene? Sì, ma solo in certi contesti. Muoversi veloce? Solo se parli di corpi in movimento. Andare copre molto di più. E non dimentichiamo i pronomi. Cambiano tutto. Me ne vado non è solo esco, è un distacco. Ce ne andiamo insieme, condivisione di un abbandono, di una partenza. Se ne va, qualcuno lascia, a volte per sempre. La particella ne aggiunge profondità, movimento, radicamento. Ascolta una conversazione normale. Vedrai che andare appare in posti inaspettati. Speriamo che vada tutto liscio. Non so se ci vado alla festa. Questo vestito non mi va. L'ultimo non significa che non entra. Significa che non ti sta bene, non ti rappresenta, non funziona con te. E quando parli di salutra? Come va il mal di schiena? Va meglio da ieri. Ancora, non c'è nessun tragitto, c'è un processo, una linea temporale che si alza o si abbassa. Andare tiene insieme tempo e stato. Poi c'è il modo imperfetto. Quando andavo a scuola odiavo il lunedì. Il verbo qui non racconta solo un'abitudine passata, racconta un'epoca, un periodo della vita, con tutte le emozioni attaccate. E quando usi il gerundio? Sto andando. È immediato. Arrivo. Sono in cammino. Non è futuro, non è presente.
È transizione, qualcosa che sta succedendo mentre parli. La differenza con vado è sottile ma reale. Vado è decisione. Sto andando è azione in corso. Due sfumature diverse dello stesso movimento. Prova a vivere una giornata osservando dove compare andare, non solo nei viaggi, ma nelle sensazioni, nelle scelte, nei commenti. Questa riunione non va da nessuna parte. Finalmente le cose vanno. Non mi va di ripetere sempre le stesse cose. Diventa consapevole. Poi prova a usarlo tu. Non per forza con frasi lunghe, ma con quelle piccole, naturali, che gli italiani buttano lì senza pensare, perché quando lo fai bene non sembri uno che studia italiano, sembri uno che lo vive. Diventa consapevole. Poi prova a usarlo tu. Non per forza con frasi lunghe, ma con quelle piccole, naturali, che gli italiani buttano lì senza pensare. Perché quando lo fai bene, non sembri uno che studia italiano, sembri uno che lo vive. Avere. Non sembra niente di speciale, vero? Lo impari il primo giorno. Ho un libro, ho 2 sorelle. Sembra facile. Ma poi senti qualcuno dire ho fame e tu che pensavi di dover dire sono affamato, ti fermi. Perché? Perché in italiano non sei la fame, la possiedi. È dentro di te, ma non ti definisce. Non sei uno stato, hai una sensazione. E questo piccolo cambio di prospettiva, da essere a possedere, apre un mondo intero. E non è solo fame. Ho sete, ho sonno, ho freddo, ho caldo, ho paura, ho mal di testa, ho voglia di un caffè. Sono frasi che usi 100 volte al giorno e se non le padroneggi, ogni volta che parli devi fare una traduzione mentale e quella traduzione ti rallenta. Pensa quando sei stanco. In inglese dici I'm tired. In italiano no. Sono stanco esiste, sì, ma spesso suona rigido, come se lo dicessi per forza. Mentre ho sonno è naturale, immediato, colpisce l'istante. Sto morendo di sonno diventa ho un sonno pazzesco, non ce la faccio più. E con le emozioni? Stessa cosa. Ho paura non è un giudizio su di te, è qualcosa che senti, che porti addosso. Ho nostalgia, ho vergogna, ho dubbi, ho speranza. Tutte costruzioni che danno peso alle sensazioni, come se fossero oggetti reali che puoi tenere in mano. E l'età? Ho 30 anni. Non sono 30 anni. Mai. È una delle prime cose che ti correggono quando parli con un italiano. Hai quanti anni e tu rispondi con ho, non con sono. È fisso, immobile. Devi interiorizzarlo fino a non pensarci più. Ma avere non si ferma alle sensazioni, è anche un verbo di necessità. Ho bisogno di parlare, ho bisogno di aiuto, ho bisogno di dormire. Non è una richiesta debole, è forte. Dire ho bisogno in italiano ha un peso diverso da vorrei o mi piacerebbe. È urgente, è reale. E attenzione alla differenza tra ho voglia di e vorrei. Ho voglia di una pizza non vuol dire che la ordini. Vuol dire che ne senti il desiderio, che ti passa per la testa. Vorrei una pizza, invece, è già un passo verso l'azione. Uno è interno, l'altro è sociale. Poi c'è il ruolo grammaticale. Avere è uno dei 2 ausiliari. Senza di lui non fai il passato prossimo. Ho mangiato, ho capito, ho finito, ho detto. Tutta la tua vita recente si racconta con ho più participio passato. E se sbagli ausiliare, cambia tutto. Ho andato non esiste. Devi dire sono andato. Ma ho preso, ho fatto, ho visto, quelli sì. Il problema è che non c'è una regola semplice. Devi impararli caso per caso. E più ascolti, più li senti. Più diventa automatico. Per molti studenti è frustrante. Cercano una logica, una formula, ma a volte la lingua non è matematica, è abitudine, è ripetizione, è sentire che ho mangiato suona bene, mentre sono mangiato ti fa storcere il naso. E non dimentichiamo i pronomi. Ce l'ho, non ce l'ho, te l'ho detto, gliel'ho data. Quando ci metti dentro gli articoli e i complementi, avere diventa un ponte tra parole.
Si contrae, si accorcia, si fonde. E se non lo sai, resti impigliato in frasi troppo lunghe. Ascolta due amici che parlano. Vedrai che avere appare ovunque. Non solo nei discorsi sulle cose che possiedono, ma nelle emozioni, negli stati fisici, nelle decisioni. Ce l'ho fatta! Non significa che hai una cosa in mano, significa che hai superato un ostacolo. Oppure, non ce la faccio più. Non è una questione di forza fisica, è un limite emotivo, mentale. Avere la forza, avere il coraggio, avere tempo, sono tutti modi per misurare capacità, energie, disponibilità. E quando parli al futuro, avrò fame, avrò bisogno di aiuto, avrò 10 minuti, funziona allo stesso modo. Il verbo tiene il tempo, ma il significato resta legato a ciò che possiedi o senti. Prova a descrivere come ti senti ora usando solo avere. Ho caldo, ho un po' di fame, ho voglia di bere qualcosa di fresco, ho mal di schiena da stamattina, ho bisogno di muovermi, ho paura di aver dimenticato qualcosa. Vedi? Con un solo verbo racconti una giornata intera. Non serve cercare parole difficili, serve saper usare bene quelle semplici. E avere è semplice solo in apparenza. Dentro ha 1000 strade. Basta saperle prendere. Dire. Non ci pensi mai, vero? Lo usi come se fosse automatico. E in un certo senso lo è. Perché non puoi parlare 5 minuti in italiano senza che dire spunti da qualche parte. Non serve solo per riferire parole, è nel mezzo del discorso, nei ripensamenti, nelle pause. Cioè, volevo dire, mi ha detto di no, non so cosa dire adesso. Ti chiede a galla quando il pensiero cambia direzione. E non è mai neutro. Quando dici ti dico una cosa, non stai semplicemente trasmettendo informazioni. Stai segnalando qualcosa di importante, qualcosa che merita attenzione. È come un avviso. Fermati un attimo, ascolta questo. Oppure, dai, una parola sola, ma dipende dal tono. A volte è impazienza. Dai, muoviti. Altre volte è incoraggiamento. Dai, ce la fai. E altre ancora è stupore. Dai, non ci credo. Non c'entra niente con il verbo dire, eppure viene da lì. Fa parte della musica della lingua. Pensa a quante volte al giorno usi una forma di dire. Mi dice sempre le cose strane. Gliel'ho detto ieri sera. Non glielo dire, per favore. Le particelle si attaccano, si accorciano, diventano un tutt'uno. Me lo dice. Te lo dico io. Gliela dicono in continuazione. E più veloce parli, più queste forme si compattano. Te l'ho detto diventa te l'ho detto. Gliel'ho detto suona come una parola sola. Non è errore, è naturalezza. È il ritmo del parlato reale. Attenzione però, non puoi usarlo per tutto. Non dire ho detto un caffè invece di ho preso un caffè. Sembra uno scherzo o un errore grave. Dire non sostituisce altri verbi d'azione. Serve per comunicare, trasmettere, annunciare. Ma anche usi indiretti. Che cosa dici di fare? Non ti sto chiedendo le tue parole esatte, ti sto chiedendo la tua opinione, il tuo suggerimento. È un modo morbido per aprire una discussione senza essere troppo diretti. Poi ci sono le espressioni fisse. Dire basta, dire addio, dire la verità, dire di sì, di no. Non sono azioni fisiche, sono decisioni, punti di rottura, momenti in cui prendi posizione. E il passato? Le ho detto che venivo. Non gli avevo detto niente. Anche qui, dire regge bene il tempo. Non ha paura della complessità. Può portare con sé rimpianti, promesse, chiarimenti. Ascolta due persone che litigano. Vedrai che dire appare in continuazione. Ma tu mi hai detto che... Io non ho mai detto questo. Perché non me l'hai detto prima? È il verbo delle accuse, delle precisazioni, delle giustificazioni. E quando sei imbarazzato, non sapevo cosa dire. Non è che non conosci le parole, è che non sai quale scelta funziona meglio in quel momento. La pressione sociale rende dire molto più pesante di quanto sembri. E il futuro? Ti dico dopo. Ve lo dico domani.
È una promessa di comunicazione, un anticipo. Non ora, ma avverrà. E se non lo fai, qualcuno te lo ricorda. Allora, mi dici o no? Non serve avere un vocabolario enorme per usare bene dire. Serve capire quando usarlo, dove metterlo, con quali pronomi accompagnarla. È un verbo che lavora meglio in coppia, con altre parole attaccate. Prova a raccontare una piccola storia senza usare dire. Difficile, vero? Perché ogni volta che qualcuno parla, agisce, risponde, entra in gioco dire. Non comanda la scena, ma è sempre presente, dietro le quinte. E alla fine, forse, dire è il verbo più umano, perché parliamo non solo per informare, ma per connetterci. E ogni volta che dici ti dico, stai allungando una mano. Non importa se è una battuta, un consiglio o una critica, stai dicendo ascoltami. Prendere. Non ci pensi mai, vero? Lo usi e basta. Eppure, ogni volta che lo dici, stai facendo qualcosa di più che afferrare un oggetto. Stai entrando in un sistema di significati che gli italiani maneggiano senza sforzo, come se fosse aria. Prendere un caffè, prendere il treno, prendere la chiave dal tavolo. Sembra semplice, azioni concrete, gesti fisici, ma poi senti prendo una decisione e nessuno sta toccando niente. Oppure ho preso freddo, non ti sei messo addosso il freddo, te lo sei beccato, è successo a te. Ecco, questo è il punto. Prendere non è solo contatto diretto, è ricevere, assumere, subire, iniziare, a volte persino colpevolizzarsi. Sei stato tu a prenderlo male, non è colpa del messaggio, è colpa di chi l'ha interpretato. E attenzione alle sfumature. Prendo un caffè va benissimo. Prendo un panino suona strano. Gli italiani dicono faccio uno spuntino, mangio un panino, ma raramente prendo. Per il cibo solido prendere funziona solo in contesti specifici. Prendo un dolce dopo cena. Prendiamo una pizza da asporto. Invece con le bevande va forte. Prendo un bicchiere di vino. Prendiamo un aperitivo. Prendi un succo? È come se bere fosse un atto di accoglienza, di assunzione. Non è solo ingoiare, è scegliere di far entrare qualcosa dentro di te. Poi ci sono le situazioni astratte. Prendere un impegno, prendere lezioni di chitarra, prendere tempo. Nessun movimento delle mani, solo scelte, decisioni che cambiano il corso delle cose. E quando dici mi prendo un giorno libero, non stai rubando niente, stai autorizzandoti. E il corpo? Prendere freddo, prendere un raffreddore, prendere una botta. Succede tutto a te, senza che tu lo decida. È passivo, ma con un verbo attivo. Non sono stato colpito, ma ho preso una botta. Il soggetto è sempre tu, anche quando sei vittima. C'è anche il senso di responsabilità. Prendersi cura di qualcuno, prendersi la colpa, prendersi un cane. Non è un gesto momentaneo, è un impegno continuo, una condizione che si prolunga nel tempo. E non dimentichiamo i pronomi riflessivi. Cambiano tutto. Mi metto il cappotto è normale. Mi prendo un cappotto suona come se lo stessi comprando all'improvviso. Ma prendersela a male? Quella è tutta un'altra storia. Qualcuno reagisce in modo esagerato a una critica e tu dici non te la prendere. È un'espressione che usi in famiglia, tra amici, al lavoro. Leggera ma precisa. Non stai dicendo non essere arrabbiato. Stai dicendo non trasformare questa cosa piccola in un problema grande. Ascolta un dialogo qualsiasi. Vedrai che prendere appare dove meno te lo aspetti. Hai preso sonno? Ho preso il bus giusto? Ti sei preso una pausa? Non sono domande banali, sono piccole indagini sulla vita quotidiana. E quando parli al passato? Ho preso il treno delle 8. Abbiamo preso una stanza in centro. Quando ho preso in mano il libro, ho capito che era diverso. Il verbo regge bene il racconto. Ti permette di seguire una sequenza logica di eventi. Attenzione però alla pronuncia nel parlato veloce.
al centro e al sud. Spesso diventa prendere, con la doppia R che si allunga. Gli portano un caffè? Sto a prendere una sigaretta? Se lo senti, non credere che sia un errore. È ritmo, è appartenenza. E non puoi sostituirlo con fare ovunque. Faccio una passeggiata? Sì. Prendo una passeggiata? No, mai. Faccio una doccia? Sì. Prendo una doccia? Neanche. Esistono regole invisibili, fatte di uso, di abitudine, di orecchio. Prova a descrivere la tua mattinata con prendere. Ho preso il telefono, ho preso le chiavi, ho preso il portafoglio, ho preso il giubbotto, ho preso il tram, ho preso un caffè al bar, ho preso posto in ufficio. Vedi? Anche una routine semplice diventa un flusso preciso. Ma non forzarlo. Non dire prendo un respiro profondo, se non ti viene naturale. Gli italiani spesso dicono faccio un respiro o tiro un sospiro. Ogni verbo ha il suo spazio, il suo territorio. L'importante è non aver paura di usarlo, anche se sbagli, perché prendere è uno di quei verbi che, quando cominci a padroneggiarlo, senti che il tuo italiano si fa più denso, più pieno, più vicino a quello che senti intorno a te. Dare. Sembra semplice. Uno dei primi verbi che impari. Dai una mano, dai un bacio, dai i soldi al cassiere. Ma poi senti qualcuno dire dai retta a tuo fratello. E tutti fermi. Non c'è niente da consegnare. Eppure dare è lì. Perché in italiano dare non serve solo per passare oggetti, serve per trasferire attenzione, fastidio, permesso, voce. È un verbo di scambio, anche quando non c'è niente in mano. Dare fastidio, dare il benvenuto, dare fiducia, sono azioni invisibili ma reali. E spesso indica una relazione, non tra cose, ma tra persone. Dare del tu, dare del lei. Con 2 parole definisci tutta la dinamica. Non è formale o informale, è molto di più. È rispetto, confidenza, distanza, e lo fai con un verbo che sembra banale. Poi ci sono le espressioni che non puoi indovinare se non le hai sentite. Dare una mano, non stai offrendo il tuo arto, stai aiutando. Dare fuoco, non accendi una lampada, incendi. Dare voce, non parli forte, fai sentire chi non viene ascoltato. Altre lingue usano verbi diversi per ognuna di queste. In italiano no. Dare si adatta, si piega, diventa strumento per qualcosa di più grande. E più lo usi, più capisci che non è ripetitivo, è preciso. Attenzione però alle particelle. Quando ci metti dentro i pronomi, cambia tutto. Mi lo dà, suona normale. Lo dà a me, suona pesante, quasi polemico. La posizione conta. Nel parlato i pronomi si attaccano, si anticipano, si fondono. E con il gerundio? Dandogliela, ha capito tutto. Frase difficile da decifrare se non sei abituato, ma in contesto scorre. I pronomi si incollano al verbo, diventano una cosa sola. Gliel'ho data ieri. Nessuno dice ho dato la borsa a lui ieri. Troppo lungo, troppo rigido. E non dimentichiamo i tempi composti. Gliel'ho data, gliel'avevo data, gliel'avrò data. Il verbo regge bene il tempo, anche quando la frase si complica. Basta conoscere l'ordine dei pronomi. Complemento diretto prima, indiretto dopo. Ma occhio agli errori comuni. Non dire dare le chiavi quando vuoi passarle a qualcuno. Gli italiani dicono passare le chiavi. Dare qui suona come se stessi facendo un regalo, non un semplice scambio. Oppure dare un'occhiata? Sì, va benissimo. Do un'occhiata al menù. Veloce, naturale. Ma dare un sentire? No, non esiste. Devi dire dare un'opinione, dare un consiglio. Le combinazioni sono fisse, vanno imparate così. C'è anche il senso di responsabilità. Ha dato le dimissioni. Non ha passato un foglio. Ha deciso di lasciare. Hanno dato le colpe a lui. Hanno attribuito la responsabilità.
Il verbo tiene il peso della decisione. E quando parli di risultati? La foto non dà bene. Non è che la foto consegna qualcosa, è che l'immagine non rende. Questo colore non mi dà, non funziona con te, non ti valorizza. È un giudizio estetico, ma espresso con un verbo d'azione. Ascolta un'intervista, una chiacchierata tra amici. Vedrai che dare appare in contesti impensabili. Mi dà sollievo sentirlo. Non gli dà pace il pensiero. Dà il massimo ogni volta. Non sono gesti fisici. Sono flussi emotivi, energie, reazioni. E nel lavoro? Dare istruzioni, dare feedback, dare priorità, dare avvio a un progetto. Tutto gira intorno a questo verbo. Non serve cercare sinonimi complicati. Dare, basta e avanza. Poi c'è il lato creativo. Dare forma a un'idea, dare vita a un sogno, dare colore alla giornata. Metafore comuni, quotidiane, non sono frasi da poesia. Sono parte del linguaggio vivo, parlato, sentito. Prova a raccontare una situazione in cui hai aiutato qualcuno. Usa dare. Gli ho dato un consiglio. Gli ho dato coraggio. Gli ho dato il mio tempo. Vedi, con un solo verbo costruisci un intero racconto di supporto. E quando sei arrabbiato, non gli do più retta. Non è che smetti di ascoltare, è che ritiri qualcosa che prima concedevi. L'attenzione, il rispetto, il potere di influenzarti. È questo il punto. Dare non è solo un verbo d'azione, è un verbo di relazione. Ogni volta che lo usi, stai dicendo qualcosa su come stai con gli altri, sul dono, sul rifiuto, sull'apertura o sulla chiusura. E alla fine forse è uno dei verbi più umani che esistano. Perché dare significa esporsi, significa scegliere di far entrare qualcuno nel tuo spazio, nella tua energia, nel tuo tempo. E in italiano lo dici con semplicità, senza fronzoli, con un verbo che sembra piccolo, ma contiene tutto. Essere. Non c'è niente di più ovvio, vero? È il primo verbo che impari. Sono io. Sei tu. È lui. Sembrano frasi vuote, sillabe che riempiano lo spazio, ma poi capisci che ogni volta che lo usi stai posando un mattone, qualcosa che non si vede ma che regge tutto. Perché essere non dice solo chi sei, dice da dove vieni, chi ti ha fatto, dove appartieni. Sono di Milano, sono figlio di un insegnante, sono nipote di un emigrato. In una parola sola racconti generazioni. E non è mai neutro. Quando dici sono felice, non stai descrivendo un momento, stai dichiarando uno stato, più profondo del tempo, più stabile dell'umore, mentre sto bene può cambiare tra un'ora. Sono felice suona come una verità. Ecco la differenza con stare. Tanti ci cascano. Sto bene, va bene. Sono bene? No. Mai. Sto male, sto attento, sto lavorando. Sono condizioni in corso, temporanee. Essere, invece, va all'identità, al fondo. Sono italiano. Non è una scelta del momento, è un dato. Sono medico. Anche se oggi non lavoro, lo sei. Sono tuo amico. Non dipende da cosa facciamo ora. Dipende da quello che c'è tra noi. E quando parli di appartenenza, siamo della squadra B, siete degli inguaribili romantici. Loro sono di un altro pianeta. Non serve spiegare. Basta essere e un nome. Il gruppo si forma. La distinzione è fatta. Poi ci sono i giudizi. È bello, è stupido, è pericoloso, è troppo tardi. Non stai raccontando un'azione, stai dando un valore, definendo la realtà. E in italiano questo tipo di giudizio passa quasi sempre attraverso essere. Attenzione però alle sfumature. È interessante è un'opinione oggettiva. Mi interessa è personale. Uno riguarda la cosa, l'altro riguarda te.
Due verbi diversi, due mondi diversi, ma entrambi fondamentali. E il passivo? È stato detto, è stato deciso, è stato scritto. Lo senti nei telegiornali, nelle riunioni, nei discorsi formali. Non c'è un soggetto visibile. L'azione è avvenuta, punto. E essere, con il participio passato, rende tutto più distaccato, più inevitabile. Poi ci sono le ore. Sono le 3:30. Non stanno le 3. Mai. È un dato fisso. Una coordinata nel tempo. Così come è lunedì, è gennaio, è primavera. Il tempo stesso si definisce con essere. E non dimentichiamo i pronomi. Cambiano tutto. Sono io? Non è solo identificazione. Può essere difesa, orgoglio, rivendicazione. È lui? Sono io. Suona come una dichiarazione, come se dicessi «Eccomi, presente, reale». Ascolta un dialogo tra genitori. Chi è stato a rompere il vaso? È stato Marco. Non ha rotto Marco. C'è una distanza. Una costruzione grammaticale che mette l'azione al centro, non la persona. E quando usi il gerundio? Sto mangiando? Sì. Sono mangiando? No. Assurdo. Essere non regge il gerundio, operazioni in corso. Serve stare. Ma essere regge il presente, il passato, il futuro di ciò che sei, non di ciò che fai. Poi ci sono le combinazioni fisse. È ora di andare, è tempo di decidere, è colpa mia, è normale sentirsi così. Blocchi interi che non puoi modificare. Devi impararli come fossero parole singole. E il ruolo negli ausiliari? Fondamentale. Sono andato, è partita, sono cresciuto, sono rimasto. Con i verbi di movimento, di stato, di cambiamento. Ci vuole essere. Non ho andato. Mai. Ti correggono subito. Prova a descriverti in 10 secondi usando solo essere. Sono di Roma. Sono alto. Sono curioso. Sono un po' timido. Sono appassionato di musica. Sono sveglio da 2 ore. Sono pronto. Vedi, in pochi secondi hai tracciato un ritratto completo. Non serve inventare. Basta scegliere i dati veri e collegarli con essere. Il verbo non aggiunge colore, lo rivela. E quando litighi? Tu non sei giusto. Non stai giusto. È una cuva pesante. Non a un comportamento, a una persona, al suo modo di essere. È questo il potere di essere. Non è rumoroso, non salta fuori in espressioni strane o idiomi complicati. Sta lì, silenzioso, alla base di ogni frase che definisce la realtà. Non cercare di sostituirlo. Non dire sto di Milano, perché ti sembra più dinamico. Non funziona. Essere ha confini precisi e dentro quei confini è insostituibile. Usalo con consapevolezza. Ogni volta che lo pronunci, ricorda che non stai solo parlando, stai affermando qualcosa, che sia un luogo, un'identità, un'ora, un giudizio. Stai mettendo qualcosa al mondo. E in italiano lo fai con un verbo solo, semplice, essenziale, irripetibile. Mettere. Non ci pensi mai, vero? Quando dici metto il cappotto, non stai facendo un'azione epica. È un gesto normale, veloce, quasi automatico. Ma proprio perché lo fai senza pensarci, non ti accorgi di quanto lo usi davvero. Eppure è dappertutto. Non solo sul tavolo, non solo in cucina. Mettere in ordine, mettere a posto, mettere via i soldi, mettere su famiglia. Non stai posando niente con le mani, stai organizzando la vita. E attenzione al verbo riflessivo. Mi metto le scarpe, si mette seduto, ci mettiamo in fila. Gli italiani non dicono indosso le scarpe o mi siedo, quasi mai nel parlato. Usano mettersi come se fosse il modo naturale di entrare in uno stato. Perché mettersi non è solo azione, è transizione, da fuori a dentro, da disordine a ordine, da vuoto a pieno. Mettersi il giubbotto non è solo coprirsi,
è prepararsi a uscire e cambiare fase. Poi ci sono le espressioni che non puoi indovinare. Mettere in dubbio. Non stai piazzando il dubbio da qualche parte, stai cominciando a non credere più. Mettere alla prova. Non è un esame scolastico, è testare qualcuno, una relazione, un limite. Oppure mettere incinta, una delle frasi più dirette che esistano. Nessun giro di parole, il verbo dice tutto. E si usa così, senza pudore, con naturalezza. Non fare diventare madre, non avere un bambino insieme, mettere incinta. E quando parli di inizio, mette a piangere, si mette a ridere, metto mano al progetto. Non è che prima non succedeva niente, è che qualcosa si è acceso, un'emozione, un'attività, e mettere segna quel preciso momento in cui parte. Ascolta due persone che litigano. Hai messo in mezzo mia madre. Non significa che l'ha portata fisicamente nella stanza, significa che ha tirato in ballo una figura importante, che ha allargato il conflitto. Mettere in mezzo è un'accusa pesante. E in ufficio, metti a fuoco il problema, metti in chiaro le regole, metti in moto il processo. Sono frasi che senti nelle riunioni, nei messaggi, nelle email. Non cercano effetto, vogliono chiarezza. E mettere dà peso alle cose. Attenzione però alle preposizioni. Non dire metto il libro su tavolo. Devi dire metto il libro sul tavolo. La preposizione articolata è obbligatoria. Sopra il tavolo, dentro la borsa, accanto al letto. Se salti l'articolo, suoni subito straniero. E non dimenticare i pronomi, cambiano tutto. Me lo metto? Te lo metti tu? Gliel'ho messo in tasca. Quando i pronomi si attaccano, il verbo si compatta, diventa più rapido, più colloquiale. Prova a descrivere la tua mattina con mettere. Mi metto seduto, mi metto le scarpe, metto su il caffè, metto in ordine la cucina, metto la giacca e vado. Vedi, con un solo verbo racconti un intero rituale. E nel senso figurato? Mettere il muso, mettere il broncio. Quando qualcuno fa il silenzio ostile, non è un oggetto, ma un atteggiamento. Eppure usi mettere come se lo indossasse. O mettere su qualcosa, mettere su un'impresa, mettere su un circolo, mettere su un sistema. Non è costruire mattoni, è creare qualcosa di complesso, fatto di persone, regole, abitudini. E quando sei arrabbiato, non mettermi fretta. Non stai chiedendo di spostare la fretta da un posto all'altro. Stai dicendo non accelerarmi. Dammi tempo. Ma il verbo resta mettere, perché per te la fretta è qualcosa che ti viene addosso. Ascolta un film, una serie, una chiacchierata tra amici. Conta quante volte appare mettere in forme diverse. Non solo metto, metti, mette, ma messo, messa, messoci, messa in atto. È un verbo che si adatta a ogni tempo, a ogni contesto. Non serve cercare sinonimi. Non dire pongo in ordine invece di metto in ordine. Suona falso, troppo rigido. Mettere va bene così, anzi è meglio così. E quando parli del futuro? Domani metto in moto il progetto. Non inizierò, non comincerò, metterò in moto. C'è un'immagine precisa, qualcosa di fermo che si accende, che prende vita. E questo è il potere di mettere. Non è elegante, non è poetico, ma è concreto. Dà forma all'invisibile. Trasforma un pensiero, un'emozione, un piano, in qualcosa che sembra tangibile. Usa mettere non solo per gli oggetti, usalo per le decisioni, per i sentimenti, per i cambiamenti. Perché ogni volta che decidi di fare qualcosa, in fondo, stai mettendo qualcosa in movimento. Ora che li hai sentiti uno per uno, vediamo come si muovono insieme.
perché nella vita reale non usi i verbi da soli, li metti in fila, li accosti, li sovrapponi e quando lo fai bene, la frase scorre senza sforzo. Prendi una frase semplice. Vado a fare la spesa. 2 verbi, un'azione. Non dici mi sposto per comprare cose. No, usi andare per l'intenzione, fare per l'attività. È rapido, preciso, naturale. Oppure ho detto che andavo a prendere il caffè e metterlo sul tavolo. 4 verbi in fila. Nessuno li conta mentre parla, ma ognuno ha il suo posto. Dire per comunicare, andare per il movimento, prendere per l'azione concreta, mettere per posare. E i pronomi? Cambiano tutto. Gliel'ho portato, invece di ho portato il libro a lui. Più corto, più veloce. Me lo sono fatto dare, invece di ho fatto in modo che me lo desse. Il linguaggio si compatta, si adatta al ritmo del parlato. Ascolta 2 persone che organizzano un incontro. Vedrai che i verbi non camminano mai da soli, sono sempre in coppia, in gruppo, uno che tira l'altro. Devo fare una telefonata prima di andare via. Hai preso quello che ti serve? Mettimelo da parte che dopo vengo a prenderlo. E quando racconti qualcosa... Stamattina mi sono svegliato tardi, ho fatto colazione in fretta, sono andato a lavoro a piedi perché avevo bisogno di muovermi. Appena arrivato, ho dato un'occhiata alle mail, poi ho preso un caffè con un collega che doveva dirmi una cosa importante. Vedi? In poche frasi ci sono tutti. Fare, andare, avere, dire, prendere, dare, essere, mettere. Non sono messi lì per forza. Sono lì perché servono, perché è così che si parla. E non pensare che devi costruire frasi lunghe per usarli bene. A volte basta poco. Mi metto seduto? Sì, dai, fa presto. Ho fame. Anch'io. Andiamo a mangiare? Prima devo prendere il telefono. L'hai messa in borsa? No, l'ho lasciato sul tavolo. Vado a prenderlo io. Questo è italiano vero. Breve, diretto, pieno di verbi essenziali. Niente aggettivi inutili, niente giri di parole, solo azioni collegate tra loro, come anelli di una catena. E il tempo cambia, ma i verbi restano. Ieri ho fatto tardi perché sono andato a prendere mio fratello alla stazione. Aveva perso il treno, non sapeva cosa fare. Gli ho detto di stare calmo, gli ho dato il mio numero e ho chiamato un taxi. Poi abbiamo preso un caffè mentre aspettavamo. Nota come avere appare in modi diversi. Aveva perso, non sapeva, aveva perso. Ausiliare, conoscenza, possesso indiretto. Tutto con lo stesso verbo, usato senza pensarci. E mettere. Non solo oggetti. Dobbiamo mettere a fuoco il problema. Non metterti in mezzo. Se non mettiamo in chiaro le regole ora, dopo sarà peggio. È un verbo che ordina, che definisce, che avvia. Ecco un dialogo completo. Immagina 2 amici che si incontrano dopo qualche giorno. Ciao, dove sei stato? Non ti vedo da ieri. Ciao, ieri sera non potevo rispondere. Stavo facendo una videochiamata con mia sorella. Poi ho dovuto andare via perché avevo un impegno. E com'è andata la giornata? Un disastro. Ho fatto tardi, sono andato al lavoro in bicicletta sotto la pioggia. Ho preso freddo, mi sentivo male. A un certo punto ho detto al capo che non ce la facevo più. È lui che ha detto. Mi ha dato ragione. Mi ha detto di andare a casa e di riposare. Così ho preso il tram, sono tornato, mi sono messo a letto e ho dormito 8 ore. Beh, almeno ora stai meglio. Sì, ora sto bene, ma ho ancora mal di testa. Ho bisogno di bere qualcosa di caldo. Vuoi che ti prepari un tè? Davvero? Che bello, grazie. Mettimelo in infusione che intanto io faccio una doccia veloce. Fai con calma. Io intanto do un'occhiata alle notizie. Ah, a proposito, tua sorella ha detto che deve darti una cosa importante. Sì? Che cosa? Non me l'ha voluto dire. Ha detto solo che è una sorpresa. Deve venire qui domani. Vuole mettere in ordine alcune carte con te. Strano, non so di cosa parla. Comunque, se viene, le do retta.
Speriamo che non sia niente di pesante. Tranquillo. E intanto goditi il tè e non metterti di nuovo in mezzo ai problemi con il lavoro. Hai ragione, oggi mi fermo qui, non vado da nessuna parte. Guarda bene. In questo dialogo ci sono tutti e 8 i verbi. Fare. Faccio una doccia. Fare tardi. Fare una chiamata. Andare. Andato via. Andare a casa. Vado da nessuna parte. Avere. Ho bisogno. Ho preso freddo. Ho dormito. Dire. Mi ha detto. Ha detto che. Non so cosa dire. Prendere. Preso il tram. Prendo freddo. Prendere un impegno. Dare. Dare retta. Dare una cosa. Mi ha dato ragione. Essere. Sono andato. Sono tornato. Sono messo a letto. È una sorpresa. Mettere. Mettimelo in infusione. Mettere in ordine. Mettersi in mezzo. Nessun verbo è forzato. Nessuno è messo lì per insegnare qualcosa. Sono tutti al loro posto, dove starebbero in qualsiasi conversazione vera tra italiani. Ecco il segreto. Non devi imparare 1000 verbi. Devi imparare a usare bene questi pochi, a combinarli, a farli sporrere uno dopo l'altro senza interrompere il pensiero. Quando ci riesci, non sembri più qualcuno che sta studiando. Sembri qualcuno che vive dentro la lingua. E questo, alla fine, è l'obiettivo. Parlare non per dimostrare di sapere, ma per essere capito. Per esistere, con le parole, nel mondo degli altri. Conoscere i verbi non basta. Lo sai già. Puoi ripeterli 100 volte, scriverli, impararli a memoria come una lista di spesa. Ma se poi, quando parli, non ti vengono fuori naturali, tutto quello studio serve a poco. Giusto. Il punto non è ricordare, è farli tuoi. Come si fa con le scarpe nuove. All'inizio stringono, sembrano scomode. Poi cammini e dopo un po' non le senti più. Diventano parte del passo. Ecco, devi indossare questi verbi, non solo pronunciarli. Deve arrivare un momento in cui non pensi che verbo uso ora, ma semplicemente dici, perché è quello che viene, perché hai smesso di tradurre. Come si arriva lì? Prima di tutto, usali. Non aspettare il momento perfetto. Parla anche se sbagli. Scrivi frasi, anche semplici. Oggi ho fatto tardi. Domani vado a prendere il caffè da Marco. Le ho detto che non ce la facevo. Frasi vere. Frasi che potresti dire davvero. E cambiale ogni giorno. Stessa struttura, contesto diverso. Ieri ho fatto colazione, oggi ho fatto un errore, domani faccio una sorpresa. Più esempi fai, più il verbo si scioglie, si adatta, diventa flessibile. Registra la tua voce. Sì, lo so, a nessuno piace sentirsi parlare, ma è l'unico modo per capire se suoni rigido o naturale. Ascoltati, poi ascolta un madrelingua. Non importa se è un attore, un amico, un podcast, nota il ritmo, le pause, come collega le parole. E ripeti, non una volta, tante. Prendi una frase lunga con 2 o 3 verbi insieme e ripetila finché non scorre. Stasera vado a fare la spesa, prendo il latte, metto tutto in borsa e torno a casa. Ripetila veloce, lenta, sottovoce, fino a che non ti sembra di averla sempre saputa. Leggere aiuta, ma non testi difficili. Leggi messaggi WhatsApp tra amici, articoli brevi, didascalie sui social. C'è scritto italiano reale, parlato, vivo. E lì trovi questi verbi in azione, uno dopo l'altro, senza che nessuno te li presenti formalmente. Guarda serie italiane, senza sottotitoli prima, poi con. La prima volta ascolta soltanto. Dove appaiono fare, andare, avere? In che contesto? Poi rivedi con i sottotitoli e segna le frasi che ti colpiscono. Copiale, riprodurle che aiuta a fissarle. E non limitarti al presente. Prova a raccontare qualcosa che è successo ieri usando il passato prossimo. Ho fatto tardi perché sono andato a prendere mio fratello. Gli ho detto di stare calmo e gli ho dato il mio ombrello.
Se sbagli ausiliari, correggiti, ma fallo ad alta voce. Cerca i verbi nei dialoghi reali. Quando senti me lo ha dato stamattina, invece di ha dato a me, capisci che il linguaggio si compatta, che le parole si fondono e devi imparare a muoverti in quel flusso, non in una grammatica ferma. Non avere paura di sembrare ripetitivo. All'inizio lo sarai, e va bene così. Meglio ripetere fare 10 volte giusto che cercare 10 sinonimi e sbagliarli tutti. La naturalezza nasce dalla sicurezza, non dal vocabolario. E quando parli con qualcuno, scegli un verbo alla volta da usare consapevolmente. Oggi, mettere. Domani, dire. Dopodomani, prendere. Non forzarlo, ma cerca di inserirlo dove puoi. Vedrai che dopo un po' comincia a venirti spontaneo. L'obiettivo non è usarli perfettamente dal primo giorno, è usarli con sempre più fluidità. È arrivare a un punto in cui non devi fermarti a pensare, dove il verbo esce mentre stai ancora formando il pensiero. E ricorda, non si tratta di parlare come un libro, si tratta di parlare come una persona, con errori, pause, ripensamenti, ma con verbi che funzionano, verbi che tengono in piedi la frase, anche quando le parole intorno vacillano. Alla fine è questo che conta, non la perfezione. La capacità di farti capire, di costruire un discorso che abbia senso, che abbia ritmo, che suoni vero. E questi 8 verbi, se li padroneggi, ti danno proprio questo potere. Quindi non fermarti qui. Prendine uno, qualsiasi. Fare, andare, avere. Usalo in almeno 5 frasi diverse oggi. Domani un altro. Fallo per una settimana. Poi guardati indietro. Vedrai che qualcosa è cambiato, nel modo in cui pensi, nel modo in cui parli. Ora che hai visto come funzionano, parliamo di quello che succede quando qualcosa non va. Perché anche se usi i verbi giusti, puoi comunque sbagliare strada. E spesso non è colpa tua, è che stai pensando in un'altra lingua. Prendiamo fare. Lo usi dappertutto e ha ragione, ma non ovunque. Non dire faccio a scuola invece di vado a scuola. Nessun italiano lo dice. Suona subito falso. Fare non regge movimenti fisici da un posto all'altro. Quello è compito di andare. E con andare? Attenzione al futuro colloquiale. Vado a mangiare, sì. Vado a dormire solo se stai per andare a letto. Se sei già sdraiato e chiudi gli occhi, non vai da nessuna parte. Dici sto per dormire o mi metto a dormire. Il contesto cambia tutto. Poi c'è la guerra tra essere e stare, una delle più frequenti. Sto bene, sì. Sono bene, no, mai. Sto male, sto attento, sto lavorando. Sono condizioni temporanee. Essere invece va all'identità. Sono felice, sono stanco, sono pronto. Ma sono stanco può essere permanente, mentre sto stanco non esiste. E con le emozioni? Ancora peggio. Sto arrabbiato suona strano. Gli italiani dicono sono arrabbiato o sto arrabbiandomi, se sta succedendo ora. Stare con aggettivi emotivi è raro. Funziona solo con bene, male, calmo, attento. Poi c'è il caos dei pronomi. Tanti dicono dico a lui invece di gli dico. Sembra piccolo, ma fa la differenza. In una frase veloce, gli dico subito, scorre. Dico a lui subito, sembra lento, pesante, come se leggessi ad alta voce. E con i pronomi attaccati? Altro incubo. Glielo do, sì. Lo do a lui? No, troppo lungo. Ma poi arriva l'imperativo. Daglielo, non dallo a lui. O il gerundio. Daglielo, ha capito tutto. Se non ci sei abituato, ti impigli. Ma è così che si parla davvero. E l'ausiliare? Qui si cade spesso. Ho andato non esiste. Devi dire sono andato. Ho partito? No, sono partito. I verbi di movimento, di stato, di cambiamento usano essere. Non c'è una regola semplice per tutti. Devi impararli uno per uno con l'uso.
Ma non è solo grammatica, a volte è cultura. Prendo un panino suona male. Gli italiani dicono mangio un panino o faccio uno spuntino. Con i pasti solidi, prendere non funziona, ma prendo un caffè, prendo un gelato, prendo un aperitivo, perfetto. Bisogna imparare le combinazioni fisse. E con dare, attenzione, non dire dare le chiavi quando le passi a qualcuno. Usa passare. Dare qui suona come se fosse un regalo. Stessa cosa con dare un bacio, sì, va bene. Ma dare un pugno? No, si dice dare uno schiaffo o dare un calcio. Ma pugno richiede mettere o sferrare. Le espressioni sono blocchi unici. E non tradurre mai letteralmente dall'inglese. Take a photo diventa fare una foto, non prendere una foto. Anche se prendere sembra più logico. È così e basta. Take a break, fare una pausa. Take a seat, sedersi o prendere posto. Non c'è coerenza, c'è uso. Poi c'è il problema della preposizione. Mettere in tavola no, deve essere mettere sul tavolo. La preposizione articolata è obbligatoria. Sul, sotto il, accanto al, dentro la. Saltare l'articolo è uno dei segnali più forti di chi non domina la lingua. E con avere? Attenzione ai falsi amici. Ho freddo? Sì. Ho caldo? Sì. Ma ho sete? Ho fame? Ho sonno? Non puoi sostituirli con essere. Sono sete? Assurdo! Devi interiorizzare che certe sensazioni si possiedono, non si è. Altri errori sottili. Dire una bugia? Sì. Dire un errore? No. Si dice fare un errore. Dire va con parole, messaggi, opinioni. Fare va con azioni, gesti, scelte. Due mondi diversi. E non forzare i verbi figurati. Non dire metto in ordine la mia vita, se non sai se suona naturale. Prima sentilo in contesto. Gli italiani lo dicono, sì, ma in un certo tono. Se lo usi fuori posto sembri teatrale. E alla fine, ricorda, molti errori vengono dalla fretta. Vuoi parlare veloce, vuoi sembrare bravo, ma a volte è meglio una frase corta e giusta che una lunga piena di errori. L'importante è imparare dai piccoli sbagli quotidiani. Ogni volta che qualcuno ti corregge, non prendertela. Chiedi perché. Capisci la regola, o meglio, il pattern. Poi prova tu. Ripeti la frase corretta 10 volte. Scrivila. Dilla ad alta voce, fino a che non ti viene automatica. Perché non si tratta di eliminare ogni errore, si tratta di ridurre quelli che fanno perdere fluidità, quelli che fanno dire all'italiano di turno «Ah, sei straniero». Gli altri, i piccoli, li assorbirai il contesto. E alla fine sarai tu a sentire quando qualcosa non suona. Non perché te l'ha detto un libro, ma perché il tuo orecchio ha imparato. E quando arrivi a quel punto, sai che stai parlando davvero. Questi 8 verbi sono come gli attrezzi di una cassetta. Non servono a fare colpo, ma a costruire qualcosa di solido ogni giorno. Non devi usarli tutti subito. Scegline uno, provaci, sbaglia, riprova. Poi passa al prossimo. La fluidità nasce così, pezzo per pezzo. Nel frattempo, ricordati che il PDF con la scheda di lavoro e tutte le espressioni che abbiamo visto è disponibile in descrizione. Scaricalo, stampalo, prendici appunti sopra. Se questo episodio ti è stato utile, lascia un like. Aiuta tantissimo il canale a crescere e a portare contenuti così ad altri studenti di italiano. Alla prossima, con l'italiano che parli davvero. Ciao da Italian Pod.